Ciao a tutti, sono Stefano Mazzariola e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di quadranti, la loro realizzazione, delle loro mutazioni, delle loro classificazioni e di tutto ciò che vi può aiutare a riconoscere l'originalità di un quadrante. Ora passiamo al video. Il quadrante è la gioia e il dolore di ogni collezionista. Il quadrante è la faccia dell'orologio, ciò che vi trasmette personalità, e con personalità intendo che un quadrante possa essere abbinato a un orologio sportivo o elegante, ma personalità anche disegnata dal tempo, perché i quadranti sembrano tutti uguali ma non lo sono. Infatti, se qui vi ho portato una serie di quadranti Submariner e GMT, vedrete che quadranti simili hanno tutti una caratteristica diversa, o la vernice di fondo che è più o meno chiara, o l'indice che il tempo ha voluto dargli un colore più caldo, avorio, o addirittura le scritte, che voi magari così non le potete vedere, ma al microscopio ci sono delle scritte più o meno definite. Dunque, questo cosa vuol dire? Vuol dire che i quadranti sono stati classificati da noi appassionati con una certa nomenclatura che si chiama mark. Come si riesce a stabilire il mark di un orologio? La domanda è questa. Dunque dobbiamo classificare, studiare e fotografare diversi orologi di ogni modello. Mi spiego meglio. Noi prendiamo un Submariner qualsiasi che è stato in produzione 10 anni. Noi dovremo fotografare questo orologio minimo per 30 modelli, possibilmente che siano diversi di anno in anno. Dopo questa classificazione di quadranti, dobbiamo confrontare il quadrante. Come si confronta il quadrante? Il quadrante si confronta in due modi. O tirando delle linee su delle fotografie, mi vado a aiutare con le immagini, tirando delle fotografie e cercando gli allineamenti giusti, o per quelli più abili con Photoshop e anche per fare prima, sovrapponendo le immagini dei due quadranti. Se si vede che le immagini non sovrappongano, vuol dire che c'è stata un'evoluzione, cioè Rolex per sua scelta nell'arco della vita di questo orologio ha cambiato qualcosa, una grafica o un allineamento, e questo noi l'abbiamo chiamato mark, ma è una classificazione che abbiamo fatto noi appassionati e commercianti per vedere qual è il quadrante giusto per l'orologio di quell'anno. Se voi andate in Rolex e gli dite mi date un quadrante MK3 del 16520, vi prendono per matti, non è così che funziona. Oltre a questo, all'interno di ogni mark ci può essere una differenza tra un quadrante e l'altro. Anche se sono lo stesso identico quadrante, ci possono essere delle differenze. Questo perché? A questo punto dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo andare a vedere come vengono realizzati i quadranti. I quadranti vengono realizzati con una tecnica che si chiama tampografia. È una tecnica molto vecchia questa e consiste nel trasferire tramite un cliché, questo è il cliché di una sveglia Rolex. Come vedete è una lastra d'acciaio con inciso tutto quello che deve essere poi trasferito sul tampone e successivamente sul quadrante. Con l'ausilio delle immagini vi mostro il tampone. Questo è la pressa. Vedete che in questo punto viene messo il cliché che viene inchiostrato tramite una spatola e tolto poi anche l'inchiostro in eccesso. Dopodiché con un tampone in silicone che vi sto mostrando adesso con il mouse viene trasferito l'inchiostro del cliché sul quadrante. Bene, cosa succede? Il cliché e il tampone hanno una vita, nel senso che essendo un'operazione meccanica il raschiare della spazzola, la pressa di un tampone di silicone, succede che tra il primo quadrante prodotto e l'ultimo quadrante prodotto, sempre rimanendo in un range di controllo di qualità elevato che hanno tutti i produttori di quadranti,
Ci sono delle differenze che possono consistere nell'altezza della vernice, nella definizione della vernice, nella larghezza della vernice. Oltretutto, come potete vedere, queste sono presse, e vi rivado all'immagine della pressa, azionate a mano. Una pressa azionata a mano, vuoi che oggi l'operatore ha meno voglia e pigia un po' meno la vernice, ha una resa totalmente diversa. E questo per quanto riguarda le scritte. Per quanto riguarda invece il fondo del quadrante, come vi faccio vedere in queste immagini che io ho registrato quando ho visitato una famosa fabbrica di quadranti, sono stati verniciati a mano, cioè il fondo viene verniciato a mano. Un passaggio in più di vernice, una resa della vernice in maniera diversa, perché oggi magari vengono realizzati in ambienti con temperatura e umidità controllata, negli anni 50, 60, 70 non credo proprio. Questo porta a un cambio di colore, di sfumatura, sicché i quadranti che possono essere simili non lo sono. Generalmente noi controlliamo sempre il nostro orologio dal vetro. Ora questo per un addetto al settore con un'esperienza è sufficiente per stabilire l'originalità di un orologio. Però dobbiamo anche capire che, soprattutto negli orologi vintage, il quadrante ricopre il 50, 60 e oltre in percentuale del valore dell'orologio. Quindi i malintenzionati si sono attrezzati per fare anche delle copie di qualità. Noi dobbiamo cercare di rendergli la vita difficile, di conoscere bene il nostro mestiere. Quindi l'importanza di averlo in mano, il quadrante smontato, e poter analizzare il fronte e il retro è determinante. Perché se voi prendete un quadrante, ne prendo uno qualsiasi che vi mostro, vedrete che sul retro c'è il marchio del produttore, oltre che ai piedini e con i quadranti, con gli indici, anche il fissaggio degli indici. Un attento studio e con esperienza fa sì che noi cominciamo a capire se il quadrante è mai stato ristampato e sono stati smontati gli indici. Dietro lo vediamo se sono stati smontati. Quali sono i piedini originali? Perché spesso le basi dei quadranti vengono fatte false anche quelle, e il piedino, soprattutto di casa Rolex, che io conosco meglio, ha una determinata conformazione e soprattutto la firma del produttore. La firma del produttore che ha un'evoluzione storica. Tutte queste informazioni potrete andare a approfondirle su una nostra library, come vi faccio vedere in questo momento. I produttori di quadranti Rolex, adesso vi faccio vedere Singer, e voi vedrete i punzoni che sono stati usati Singer negli ultimi 60 anni, fino a diventare poi Rolex 1. E questo anche gli altri produttori, che possono essere Stern, Singer e via dicendo. Altri elementi di approfondimento li potete trovare per esempio sullo studio dei Rolex 116-520. In questa foto vedete la sovrapposizione di un quadrante bianco e un quadrante nero. Questo serve per determinare un mark. Lo studio delle grafiche, che cosa si va a vedere, che cosa sono gli elementi che caratterizzano una grafica rispetto all'altra, e soprattutto come si fa anche un allineamento, le linee che vanno tirate, che cosa bisogna guardare. Sempre sulla library potete vedere, se volete capire come è stato fatto un quadrante e quanto è importante, soprattutto per i quadranti d'epoca, il fattore umano, come l'uomo interagiva nella realizzazione di questo quadrante. Potete andare a vedere come si realizzano i quadranti sempre sul nostro blog. Qui troverete una documentazione fotografica ed una descrizione che vi aiuta a capire e comprendere come un quadrante è simile, sì, ma non uguale. Io vi ringrazio molto per l'ascolto, vi rimando alle nostre pagine Instagram e Facebook. Per ogni approfondimento vi ricordo mazzariostefanolibrary.com. Noi della Vintage Watches siamo a vostra disposizione per qualsiasi altra cosa. Arrivederci e a presto.